Ciao a tutti, io sono Emanuele e questo è il mio van. Circa 2 anni fa ho acquistato questo Citroen Jumper L2H2 per camperizzarlo. Questo allestimento adotta delle soluzioni molto particolari per quanto riguarda impianto elettrico, domotica e riscaldamento. Adesso ve le mostro. Esternamente ha 3 finestre, una nel portellone e 2 dietro. Sul tetto ci sono 2 piccoli oblò, una in bagno e una sopra il letto. Ho rinunciato ad oblò più grandi per massimizzare lo spazio per i pannelli solari. Infatti sul tetto sono presenti 2 pannelli fotovoltaici da 360 watt l'uno, per un totale di 720 watt. Internamente molto spazio è stato lasciato al letto, questo sia per dormire comodamente in due, sia per avere più spazio di stivaggio. Entrambi i sedili frontali sono girevoli. Il tavolo è montato con il Tile Lagoon, questo permette sia di regolarlo in altezza per poter lavorare comodamente al computer, sia di spostarlo centralmente per poter mangiare in due. Con 2 sgabellini si può mangiare anche in 4, ma viste le dimensioni del tavolo non posso dire che si stia larghi. Sotto al tavolo invece c'è un vano di stivaggio che uso per le scorte di cibo. La cucina ha un lavello di dimensioni dignitose e non ha un fornello fisso. Nel primo cassetto, infatti, oltre alle posate, tengo la piastra ad induzione che uso per cucinare. Il frigo è da 95 litri con compressore esterno. Il compressore è messo dietro questa griglia di aerazione. In questo pensile tengo invece piatti, pentole e altre cose per la cucina. La doccia è molto grande per essere quella di un 540. Il piatto doccia è di 70 x 90. Ho deciso di non mettere un lavandino perché comunque sarebbe stato minuscolo e preferisco usare quello della cucina. Uso un BC chimico, un portapotti. Volendo si potrebbe spostare fuori durante la doccia, ma in realtà non mi dà fastidio e non lo faccio mai. Sopra il letto ho montato un proiettore con il relativo telo. Il design minimalista dei pensili mi ha permesso di adottare questa soluzione, altrimenti impossibile con dei pensili più voluminosi. Inoltre, avendo i vestiti a vista, si trova subito quel che si cerca. Ma passiamo ora al punto forte di questo van, gli impianti. Sotto al letto è montato l'impianto elettrico che utilizza 2 batterie di FePO 4 in parallelo. Ho acquistato le singole celle e i DMS, sia per una questione di risparmio, sia per avere più flessibilità e riparabilità. Ho poi un regolatore di carica solare MPPT da 40A, un booster DC-DC da 40A e un inverter da 3000 watt. Avendo la piastra di induzione avevo bisogno di un inverter potente. Queste 2 schede qui sono il cervello dell'impianto. Infatti nel mio van è tutto controllato e monitorato dalla domotica. Questa scheda permette di comandare le utenze 12 volt, monitora i consumi di ogni utenza, regola l'intensità delle luci e stacca la corrente in caso di cortocircuito o sovraccarico, niente più possibile da sostituire. A quest'altra invece sono collegate batterie, inverter, regolatore di carica solare, DC-DC e anche l'altra scheda che comanda le utenze. Ogni ingresso o uscita ha una shunt e monitora quindi il livello delle batterie, la potenza di carica solare e così via. In più con questi connettori qui comanda l'accensione dell'inverter e del DC-DC. All'interno di questa scatola ci sono il router Wi-Fi, un hub ZigBee per integrare gli interruttori wireless e altri sensori e un Raspberry Pi su cui è installato Home Assistant, con cui si integrano le altre schede che vi ho mostrato prima. Questa è l'interfaccia di controllo della domotica. Luci, riscaldamento, frigo, ogni utenza sia a 12 che a 220 volt può essere accesa e spenta sia da questo tablet che da cellulare. Da qui posso accendere e spegnere le varie luci e regolare l'intensità. Posso accendere la pompa dell'acqua, inverter, DC-DC. Posso visualizzare il livello delle batterie, potenza di carica dei pannelli fotovoltaici e il livello dell'acqua. Quest'ultimo è calcolato dal tempo di accensione della pompa. Avendo pompa esterna in vaso di espansione ho una buona approssimazione del livello. Posso controllare il riscaldamento e impostare la temperatura desiderata e anche il frigo. Ho anche dei sensori di apertura sugli oblò e un sensore di movimento che utilizzo per il sistema di antifurto. Anche questo gestito dalla domotica. Da qui è possibile accendere o spegnere ogni singola utenza, sia a 12 volt che a 220 volt, e qui è possibile monitorare tutti i consumi. Questa scheda è infine utilizzata per la diagnostica e mi mostra se qualche uscita è stata disattivata per cortocircuito o sovraccarico. Tutto quello che avete visto finora può anche essere fatto da smartphone e da remoto. Home Assistant mi permette di creare facilmente delle automazioni, come ad esempio accendere la luce del gavone quando viene aperto il portellone posteriore, e spegnere la pompa dell'acqua quando viene rilevata una perdita, oppure spegnere l'inverter quando non viene utilizzato per più di 5 minuti. Come ho già detto, le luci possono essere controllate sia dal tablet che dallo smartphone, ma per comodità ho messo degli interruttori wireless per comandarne le luci e per regolarne l'intensità.
Ma vediamo adesso l'impianto idraulico e di riscaldamento. Qui ho un serbatoio da 150 litri per le gare e un boiler da 15 litri. Per scaldare l'acqua posso utilizzare sia la corrente tramite una resistenza interna da 750 watt collegata all'inverter, sia il diesel. Sotto il pianale ho infatti una caldaia diesel, normalmente utilizzata per riscaldare il motore. Dalla caldaia arriva il liquido caldo che poi passa sia in una serpentina all'interno del boiler e quindi scalda l'acqua, sia in questo radiatore ad aria forzata che poi tramite questi tubi e 3 bocchette scalda all'interno del van. L'accensione della caldaia e della ventola del radiatore sono comandate da una scheda apposita, che poi si interfaccia con la domotica. Se avete altre domande scrivetemele sui commenti e fatemi sapere se volete un video di approfondimento sull'impianto elettrico e domotica.